Ma Follemente è davvero una commedia? Io personalmente ho riso molto con questo film, però mentre lo guardavo ero accompagnato da un senso di amarezza e di malinconia. Se anche tu hai condiviso la stessa mia sensazione, segui questo video che proviamo a scoprire come mai ce l'abbiamo avuta. Lara e Piero sono due personaggi molto interessanti perché sono due amanti che si sono conosciuti da poco, sono emozionatissimi di vedersi nel primo appuntamento a casa di lei, una scelta insolita, però sono anche due persone abbastanza in là con la vita. Lui, ad esempio, ha già una figlia, lei è un po' più giovane di lui, ma ha già tanti trascorsi amorosi, eppure noi che li viviamo nella loro testa vediamo quanto siano fragili, deboli, impauriti e cerchino di recitare per piacere all'altro. Non è la prima volta che il regista Paolo Genovese crea le sue commedie e i suoi film con un velo di oscurità. Pensate a The Place, che era quasi più un thriller soprannaturale dove lo spettatore doveva decifrare quello che succedeva, oppure il suo successo Perfetti Sconosciuti, che partiva come una commedia da un'idea veramente fenomenale: cosa succederebbe se noi mettessimo a disposizione dei nostri amici, dei nostri parenti, dei nostri amori il nostro telefono cellulare, ma finiva andando a toccare dei territori veramente oscuri. In Follemente la prima decisione che va presa è quella di accendere la luce oppure no. E pensate che per una commedia è veramente insolito ambientare un film in un luogo buio e cupo come quello in cui è ambientato Follemente. No, ragazze, è troppo buio. Faretti? La luce dall'alto? Sei pazza? Un po' di luce, un po' di colori fanno subito umorismo, fanno subito battute. E ci sono, noi li troviamo soprattutto nella testa di Lara. Però in genere il film ha una fotografia molto cupa e, essendo ambientato in un unico spazio con quasi un'unità di tempo, ci troviamo anche in una situazione abbastanza claustrofobica. Sì, ma Gabriele, mi direte voi, questo è Inside Out nella mente degli adulti e fa molto molto ridere, e io sono anche d'accordo, perché ci sono tante scene riuscite, purtroppo non tutte, e questo è un film che ci fa capire l'importanza del montaggio. Se lo rivedete, guardate come le scene che fanno più ridere sono in realtà quelle montate meglio, con più coerenza di ritmo, mantenendo i tempi comici. Invece certe volte le battute sono montate male, sono di troppo, arrivano fuori tempo e cadono piatte, creando un senso di imbarazzo all'interno della scena. E per quanto riguarda la critica all'ispirazione di Inside Out, vi dico alcune cose. Primo, che è anche legittimo prendere spunto da altre produzioni, e secondo, che il regista sostiene di non avere copiato Inside Out, ma anzi di essersi ispirato a un suo spot che aveva girato nel 1999, era uno spot della Rai dove rappresentava l'utente televisivo che pagava il canone come scisso tra varie personalità. Basta, non ce la faccio più. Un'altra vasca e poi basta, eh? Senti, sono sfinito. Guarda che pancia che hai, Forza! Fatto sta che Follemente rispetto al film d'animazione della Pixar ha una differenza fondamentale. In Inside Out noi seguiamo Riley e vediamo che nella sua testa ci sono emozioni ben definite. In Follemente i due adulti non hanno dentro di sé emozioni, ma hanno personalità, e quello che ci dice Paolo Genovese con questa scelta è molto potente. Ci dice cioè che siamo persone complesse, fatte da tanto passato, come eravamo, come siamo adesso e come vorremmo essere, il futuro, che va a costituire un po' come noi vogliamo presentarci. Ci sono tanti aspetti che devono andare d'accordo con l'altra persona, ma soprattutto molti registi ci dicono, come Paolo Genovese, che l'incontro umano, l'incontro tra persone, l'amore fisico non è semplice da ottenere. Siamo disabituati a parlare, a guardare negli occhi un'altra persona. Ci sentiamo in preda di ansie e soprattutto costruiamo un personaggio, quando l'amore dovrebbe essere in realtà spontaneità, come ci dice il film alla fine. E da qui inizia una parte con piccoli spoiler che non inficeranno il vostro gradimento del film. Ecco, alla fine del film ci viene detto proprio questo, che bisogna spegnere un po' il cervello, bisogna spegnere le aspettative e buttarsi. Paolo Genovese racconta in un film veramente, secondo me, imperfetto, con una trama fin troppo esile e con alcune scelte faticose per lo spettatore, come quello di essere tutto in una notte sola. Ecco, ci racconta però di persone che fanno molta fatica ad aprirsi all'altro, che sono performative e non si buttano, non si lanciano nella vita. Quindi gente ferma nel loro stesso film e nella loro stessa situazione, come se fosse una fotografia immobile dell'esistente. Vado più semplice, in sostanza, con Follemente la nostra testa ci sabota. Ed è per questo che avrei visto la fragilità di Maurizio Lastrico meglio nella parte
di Pietro, cioè quella di Edoardo Leo. Secondo me potevano invertire i due attori a livello di casting, un casting molto azzeccato, ci sono dei mattatori come Emanuela Fanelli che nel film funziona veramente tanto, altri sono un po' lasciati in disparte, però era giusto non allungare di più il film, un film che sarebbe stato benissimo in 40 minuti, diciamocelo, e che mi ha fatto molto piacere perché è giusto che il cinema italiano provi a fare questa cosa, cioè a prendere delle idee forti ma soprattutto scalabili. Io vedo bene un sequel, vedo bene uno spin-off, storie su altri personaggi, ma anche gli adattamenti all'estero dove i personaggi cambiano anche con la specificità culturale. E mi è successa questa cosa strana perché mentre vedevo follemente ridevo, però pensavo anche che non mi stava piacendo come speravo, salvo poi arrivare a un finale che mi ha riportato un po' più sul film, perché secondo me l'idea è molto forte e soprattutto originale, cioè la Pixar non l'aveva fatto, perché quando c'è il momento di decidere quale strada prendere, se andare via oppure ritornare e continuare questa storia, quando Pietro ribussa alla porta di Lara, lei apre e non trova lui, ma trova le sue personalità. È questo che dice Paolo Genovese dall'amore, ed è una cosa che non dicono in tanti, cioè che non siamo solamente dei corpi, dei fisici, delle passioni e delle parole dette, ma siamo le nostre personalità, ed è questa compatibilità complessa che permette a una storia d'amore di andare bene. Non serve che tutti vadano d'accordo alla perfezione, serve che la parte di noi più romantica possa prendere il sopravvento, spegnere la folle mente e dire buttiamoci nella vita. Ed è per questo che io vi dico, Paolo Genovese non ha girato una commedia che sembra un film drammatico, ma ha girato un film drammatico in cui abbiamo imparato a ridere dei personaggi, e per questo è diventata una buona commedia.